La maggior parte dei miei disegni e tatuaggi sono delle figure che io ho in testa che rappresentano un po' quello che sto pensando in quel momento. Tramite soggetti un po' cupi perché uno si immedesimi dentro a questo soggetto. Perché per lo più i miei pensieri sono così. Sono Matteo Nangeroni e sono contento di raccontarmi per la prima volta qui ad Inkside. Da piccolo mia mamma mi diceva che non sorridevo molto, è sempre stato così, anche nelle relazioni con gli amici eccetera, si aveva il momento e poi mi zittivo a casa. È sempre stato molto serio, era buono, buonissimo, però non era un bambino molto socievole. Perché se guardo indietro è vero, cioè fino a 20-22 anni non è che sapessi relazionarmi in questo grande modo, cioè proprio zero. Non sapevo proprio esprimermi, nel senso che ero veramente timido e chiuso in me stesso. Io sono cresciuto a Padova, sono nato a Padova e subito dopo il liceo non avevo bene idea cosa fare. Uscendo poi con amici ne conosci molti altri che hanno situazioni analoghe e dici ancora di più, cioè cosa devo fare? Un po' tutti noi ci troviamo che siamo cresciuti con delle idee che poi sono cambiate radicalmente nel corso del tempo e le possibilità che avevano i nostri genitori non sono quelle che abbiamo noi. Arrivavano a un certo punto della loro vita, dopo la scuola magari, con delle certezze, la consapevolezza che un lavoro lo trovi e che una famiglia te la riesci a fare. Per noi non è così. Sono andato un po' in crisi. Ho detto, io prendo e devo fare qualche periodo da solo per cercare di capire cosa andrò a fare e allora ho deciso di andare a Berlino. Sono partito con 400 euro e ho detto questi devono bastarmi per provare a creare qualcosa. A mia madre non l'avevo detto del tutto, ma gli ho accennato parti di... Me l'ha detto con pochissimo anticipo, probabilmente lui la stava già maturando, voleva sentirsi grande, voleva provare a camminare con le sue gambe e vediamo, se trovi lavoro rimani e se non trovi lavoro torni a casa. E alla fine appunto ho trovato questa occupazione, facevo il cameriere in un ristorante tedesco. Diciamo che ho iniziato a lavorare e le situazioni erano sempre un po' più al limite perché i ragazzi in casa appunto conducevano questo stile di vita un po' al limite. Era una casa abbandonata, risistemata, ecco, una casa proprio occupata. Quindi arrivavi, volevi solo riposarti, ma c'era comunque sempre la musica techno, bella sparata, anche di notte, cioè in feriale, festivo sempre. E io ci avevo proprio sotto perché era in cucina. E quindi tu arrivi, ti salti due cose e vai a letto, cioè era il mio unico pasto della giornata. Durante quel periodo sì, avrò perso appunto tra i 15 e i 20 kg mi pare. E niente, diciamo che non era una perdita di peso volontaria, quindi anche la salute non era proprio il massimo. Purtroppo appunto non è andata esattamente come doveva andare, e le spese comunque c'erano e le entrate non c'erano più. Non avevo più un soldo, mi sono seduto in stazione, che è stata la parte diciamo della mia vita che era fuori dagli schemi, perché ho semplicemente scritto un cartello su un pezzo di cartone che dovevo tornare in Italia e che mi serviva una mano per tornare in Italia. Io sono arrivato a 60 e sono andato via. Non è stato proprio stupendo, però è servito. È tornato cambiato, un'altra persona, più maturo, più responsabile, più
più grande. No, mi ha fatto molto capire dove non voglio essere. Questa è stata la conclusione di questa parentesi della vita, cioè cosa non voglio diventare. Mi ha fatto anche capire che stile di vita non volessi condurre e non volevo avere. Sono tornato e ho fatto un mezzo passo indietro, perché appunto, sai, mi hanno spinto a dire continua, gli studi eccetera. Io ho avuto questa esperienza negativa e quindi ho detto, sai cosa, forse è meglio così. Ha continuato a fare quello che probabilmente tutti ci aspettavamo che facesse, quindi andasse nella direzione che forse più io che lui, avevo pensato per lui. Mi sono iscritto a scienze statistiche, l'ho abbandonata subito per economia. Se dovevo vedere il mio futuro era buio, era proprio incerto. Non avevo ben capito quale fosse la mia identità, soprattutto, anche perché anche di studiare non ne avevo più voglia. Viene fuori questo mezzo lavoro che era il contabile part-time in una ditta di imbottiture per divani. Non è che era un brutto lavoro, è che era un lavoro molto noioso, cioè, questo era il difetto. Probabilmente lo faceva più per me che per se stesso, e un giorno però mi ha detto: mamma, io basta, non è la mia strada, voglio fare tutt'altro. Questa mia ex era andata a una fiera a scuole. C'era sia i corsi di economia, i corsi di questo, i corsi di quello, c'era anche uno col tatuaggio. Quando mi ha dato in mano questo dépliant e io ho letto tatuaggi, mi si è illuminato tutto. Dire io voglio questo e mi dispiace se sarà una delusione, se è diverso da quello che voi volevate per me, ma io questo è quello che voglio. E da lì appunto è iniziato nella mia testa questo percorso di dire vorrei far quello. Io non sapevo disegnare minimamente, cioè non ho mai preso in mano una matita né con l'intenzione di disegnare né tantomeno di provarci. Non l'ha mai fatto, non ha mai dimostrato una dote particolare nel disegno. È impossibile che faccia il tatuatore, come fa a tatuare? Quindi diciamo che nel momento in cui ho realizzato che volessi imparare a tatuare, io partivo proprio da meno di zero. Questa cosa in realtà motiva un po' di più, no? Cioè, se ti dicono no e senti che sì, a me motiva questa cosa. Comprato il primo kit, ho deciso di licenziarmi. Ho iniziato a guardare questi tutorial di disegno dal vero su YouTube, ce n'erano pochissimi dei tatuaggi ancora all'epoca, perché questo era il 2013, giù di là. Ha lavorato tantissimo per imparare a disegnare, veramente ha passato sabati e domeniche chiuso in casa a disegnare, a fare, non si muoveva mai. Per esempio prendevo una tazza, la mettevo sul tavolo, provavo a rifarla, o come disegnare gli occhi, proprio su YouTube, come farebbe uno che non sa fare niente. E il dramma poi è stato quando appunto non avevo nozioni sulle misure, né sugli inchiostri né sul quanto profondo andare col lago, niente. L'idea migliore dopo era stata farsi tatuare, vedere un po' come montavano le macchinette, i tatuatori, e da là imparare un pochino a farlo io, ecco, provare a riprodurre. Quindi durante una convention a Firenze ho deciso di tatuarmi la mano, avevo già comunque le due maniche, e proprio per dire ok, da qui non puoi tornare indietro, ecco, come motivazione personale non puoi più fare quello che facevi prima, perché ovviamente non esiste un lavoro d'ufficio con la mano tatuata, ecco, almeno non qui. Non mi
fidavo a tatuare gente ancora, quindi ho detto prima voglio andare in uno studio a vedere come funziona e dopo provo. E allora sono andato in questo studio qui da noi in città e gli ho detto che avevo già, cioè che io tatuavo, ecco, che mi serviva un posto, perché o mi vendevo così o non mi dicevano no ancora. E niente, mentre ero lì guardavo, chiedevo, eccetera, e nel mentre ho iniziato a vedere degli sketchbook di tatuatori, non dei online, di come disegnare occhi, ecco. Avendo queste tavole e stampe di tatuaggi, uno dice ok, devo andare più verso quella cosa lì, no? Quindi all'epoca c'erano tante tavole di giapponesi, di tribali, di polinesiani, di marchesani o new school. Solo che nel mentre mi è sempre piaciuto a me mischiarle, cioè fin dalle prime volte che le riproducevo mi piaceva comunque cambiarne qualcosa. Diciamo che ci sono stati dei diverbi col titolare del vecchio studio, tanti clienti iniziavano comunque a chiedere dei disegni miei e vuoi per una cosa vuoi per un'altra, ma ci siamo allontanati. Per voci, per amicizie comuni e anche grazie all'aiuto di Instagram sono capitata sulla sua pagina, ma lui era agli inizi, faceva ancora qualche pezzo traditional e molto geometrico. Mi ero creato una cosa mia, nonostante ci fosse già il tribale moderno, il tribale. E in zona ero anche, penso, l'unico a farlo. Proprio parallelamente a quando mi sono tatuata io con lui, ho cominciato a esplorare il mondo del dot work e avere più influenze appunto anche artistiche, surrealismo, eccetera. E lì io ho notato, appunto dal mio occhio grafico, che cominciava a sperimentare sempre di più anche con i posizionamenti sul corpo. E quindi non era più solo la tecnica, il soggetto, quale ago, ma anche proprio una visione del corpo completamente diversa. Anche andando contro a qualcosa magari che ovviamente i tatuatori traditional gli avrebbero detto no, non si fa così. A questo punto tatuavo un po' in casa e un po' in guest, promuovendo qualche lavoro su Facebook o su Instagram, sempre facendo comunque delle cose personali, ecco. E girando all'estero ho notato che il mondo del tatuaggio era completamente diverso. Un'esperienza sicuramente da ricordare è stato ad Amsterdam. Per lui era la prima volta che usciva all'estero con il suo lavoro e ai tempi non parlava ancora bene inglese e si vergognava un po' a parlarlo, quindi ha chiesto aiuto anche a me in questo, gli facevo un po' da traduttore. Un sacco di gente iniziava a passare, un sacco di gente iniziava a chiedere e un sacco di gente gli dava fiducia, perché mi ricordo anche che gli chiedevano freehand, gli chiedevano qualsiasi cosa fosse presente sullo sketchbook e senza porsi limiti, proprio tranquillamente lo davano proprio per un tatuatore già fatto e finito. Lui l'impressione che dava era di un tatuatore che aveva già un suo stile. Verso il 2015 ho iniziato a girare con colleghi che dopo sono diventati amici, convention, un po' in tutta Europa, in America e molto al nord perché è il mio paesaggio preferito. Ho fatto una guest in America nel 2016 a New York, c'erano stati pochi italiani finora in quello studio lì, c'erano pochi tatuatori che facevano uno stile personale, quindi era comunque una bella soddisfazione all'epoca. È comunque uno degli studi più conosciuti, quindi mi ha dato una bella visibilità a livello mediatico. Lui era forse inconsapevole che stava creando un qualcosa di unico. Non ha mai calcato troppo la mano e ha sempre appunto fatto quello che lui credeva fosse giusto fare, non si è mai fatto influenzare troppo. Ho preso questa decisione oggettivamente da una settimana all'altra di trasferirmi a Stoccolma. Era proprio il momento in cui io stavo riuscendo a dare una nota personale ai miei lavori
e lì mi si è completamente abbattuta, cioè proprio solo lì, perché comunque avevo già fatto i guest in vari paesi e là continuavano ad arrivare richieste, in Italia continuavano ad arrivare richieste, lì no, il nulla. Però questa cosa mi ha dato molto tempo per disegnare, era un po' che non disegnavo come all'inizio, che mi mettevo lì ore a disegnare qualcosa. È stato un bene avere questo periodo perché lì ho capito che mi piaceva molto il mix di stili in chiave grafica, ecco. Quindi ho avuto il tempo per trovare quello che è ancora tuttora più o meno quello che faccio. Però ho capito insomma, che non era il modo giusto di lavorare, quindi da maggio in poi, mi ero trasferito a dicembre, decido di riprendere le guest in Italia regolarmente, quindi una settimana al mese di ritornare in Italia. Nel 2018 ho aperto il mio studio, l'ho chiamato The White Whale Tattoo Society in onore della balena, che è il mio animale preferito. Matteo sceglie ovviamente chi mettersi attorno e ha creato un ambiente non solo dal respiro internazionale, ma anche gli artisti hanno stili completamente diversi tra loro, quindi c'è questa pace del potersi confrontare senza aver paura che il giudizio sia, sì, che abbia degli interessi di fondo, magari di rubarsi un cliente o di sovrapporsi in termini di stile. E questo fa sì che, l'abbiamo avuto anche come feedback da moltissimi clienti, entrano qui dentro, si rilassano, si prendono una giornata, mezza giornata, qualche ora per loro e respirano quest'aria. Si è creato questo giro di guest e clientela straniera, che alla fine è quella che oggettivamente rispecchia un po' di più le mie idee, quindi mi dà più, diciamo che mi dà la classica carta bianca e quindi su una percentuale di, su un numero di 90 persone, 80 stranieri ti chiedono un'idea bella. Grazie al social sono riuscito ad acquisire questa clientela estera, cioè avendo clientela estera dico vado in qualsiasi posto e so che lavoro perlomeno, quindi questa è la cosa bella del social. So the first time that I did actually reached out through him, so obviously with the Instagram, I sent him a message saying, you know, like how much of a fan I was and that I'd love to come. I'm very fortunate with my work that I travel a lot, especially to Italy. A lot of my clients are Italian, so I'm always in Italy. So I thought, I've got to try and time it perfectly that while I'm on a job in Italy, like in Milan or Rome, that I'd get on the plane or train and come and see him. I just knew that this was the guy that I'd kind of been waiting to meet to sort of go on this journey on my skin. Trova molta più apertura da parte di altre persone che vengono da altri paesi perché magari là, anche dal punto di vista estetico, non ci sono tutti quei problemi che ci possono essere qua in Italia per un tatuaggio un po' diverso dal solito. Qualsiasi cosa sia, so che se gli do in mano qualcosa me lo trasforma in un qualcosa di comunque unico. Quando diventi l'unica o quasi l'unica persona che fa uno stile, la gente dice ok, mi faccio il viaggio, ma perché non trovo la stessa cosa da un'altra parte, per quanto sia bella o brutta, però non c'è. Quello che lui si prende è uno spazio su pelle che sì, è unico secondo me, per come disloca e come immagina il collage sul corpo. A una persona può piacere e a una persona può far schifo allo stesso tempo, quindi è una cosa che va un po' contro il fatto di dire tattoo soggetti che piacciono a tutti, perché oggettivamente arrivi a molto più riscontro. Io faccio le mie cose sperando che piacciono. Grazie anche a questo lavoro, è parte di me ormai. Sono riuscito ad esprimermi con le persone anche solo attraverso un'immagine o comunque la gente ha un'idea di me solo basandosi su quello che faccio, quindi a me questa cosa ha aperto molto la mente, quindi sono riuscito a dialogare con persone dall'altra parte del mondo. Yeah, I mean, still remember the first day we met like it was yesterday. It was just instant connection, just like mind-blowing, just
it was like somebody that we spoke like we'd known each other for years. It just felt so natural, and that almost gave me even more confidence that I knew this was the person that, you know, that I kind of wanted to go on this journey with you know, through his art and what he does. È un vulcano, cioè bisogna proprio stargli dietro, perché lui comincerebbe un progetto nuovo ogni giorno, osa continuamente, proprio non si dà limiti e suggerisce anche agli altri di non darsene. Vuoi provare a aprire un ristorante? Fallo, tipo, vuoi provare a tatuare in spiaggia in Islanda? Fallo, che te frega, cioè, lui è così. Quando lui decide una cosa, si mette in testa una cosa, ci arriva. È sempre stato così in tutto. È perfettamente sulla strada giusta per continuare a fare il suo lavoro nel modo che gli piace, perché è vero a se stesso. Dal non parlare con nessuno sono riuscito ad aprirmi con le persone, sono riuscito a conoscere persone dall'altra parte del mondo, anche quando magari da piccolo ero convinto che non sarei mai riuscito.